Amici, vi siete mai chiesti come i colori che decidiamo di ritrarre all'interno di una nostra immagine la cambino radicalmente? Come le scelte stilistiche che adottiamo cambino un'immagine e la rendano più o meno profonda? Beh, oggi ve lo racconto io. Amici, mettetevi comodi perché oggi torniamo a parlare di fotografia, lo facciamo in grande stile con un video che ho in cantiere da un bel po' di mesi e prima di partire con tutte le nozioni del caso vi ricordo di lasciare un mi piace e iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto, perché dobbiamo crescere questa community per portare dei contenuti di livello ancora più alto e per aumentare la frequenza di video, per aumentare questo parlare di fotografia. Abbiamo bisogno di più di voi, ho bisogno personalmente io per creare di più possibili di voi, quindi iscrivetevi, lasciate un like e adesso passiamo a tutto quello che riguarda il colore. Il colore è un elemento fotografico che è soggetto a contaminazioni culturali, è soggetto a delle scelte stilistiche dell'autore e all'interpretazione personale di ognuno di noi che guarda. Di recente sono stato a una mostra di Fontana, che è un artista che due cose sul colore le ha fatte, non l'artista Fontana, quello dei tagli nella tela, il Fontana il fotografo, per capirci, e veramente mi ha lasciato a bocca aperta. Le sue fotografie stampate in quel modo, illuminate in quel modo, veramente bello. Hanno fatto una mostra qua a Brescia che non so se c'è ancora al momento della pubblicazione di questo video, secondo me non più, però è stata veramente bella. E dato che avevo questo video qua in cantiere, l'ho scritto alcune cose da circa 6 mesi, è importante che adesso ne parliamo perché secondo me è veramente importante il colore. In tanti di noi fotografi tendiamo a sottovalutarlo, tendiamo a non approfondire certe tematiche, ma è veramente super importante. Vi ricordo, amici, prima di cominciare un'altra cosa: ho realizzato un video qualche mese fa sul bilanciamento del bianco, su tutta la base del bilanciamento del bianco, come la base tecnica anche di impostazione della nostra macchina fotografica realizzi un certo tipo di luci, ombre, colori, soprattutto come vengono recepiti dalla nostra macchina fotografica. Quindi andatevi a vedere anche quel video lì, perché poi voi potete creare con dei colori ma potete aggiungere qualcosa con un bilanciamento del bianco particolare. Partiamo dal colore, parliamo di colori e dividiamoli ovviamente come facevamo alle scuole elementari tra colori caldi e colori freddi. I colori caldi introducono sensi di potere, forza, a volte appetito. Rispetto alle combinazioni che decidiamo di adottare all'interno delle nostre fotografie possiamo sviluppare qualcosa di completamente diverso. Delle tonalità come il rosso indicano la forza. I personaggi ecclesiastici negli anni sono stati ritratti sempre con il colore rosso perché è il colore della forza, del potere, e anche come duplice effetto ha il fatto di stimolare la fame. Questo cosa vuol dire? Che se vedete un cardinale vestito di rosso ve lo volete mangiare? No, nel senso che se contestualizzato in un certo modo può sviluppare nel soggetto che guarda la vostra immagine o il vostro logo o l'accostamento di quei colori un senso di appetito. Se noi pensiamo a catene come McDonald's, Burger King, KFC, hanno una forte componente rossa all'interno del loro logo e all'interno anche degli stessi loro locali, quindi questo ti sviluppa in un certo modo. Altri colori come il giallo invece indicano la ricchezza e la felicità, e anche in tantissimi film, per delle scene in cui il soggetto, il protagonista è molto felice, si adottano delle tonalità calde tendenti al giallo anche per questa cosa qua, mentre invece l'arancione indica la creatività e il vigore, questo nei limiti proprio infarinatura di base. Dall'altra parte invece ci sono i colori freddi che indicano una maggiore introspezione, quindi possono indicare solitudine, ragionamento, pensiero, intelligenza, e questo ovviamente va a contestualizzare il nostro soggetto in una maniera diversa. Se noi decidiamo di voler realizzare una scena o per esempio uno scatto e decidiamo che il nostro soggetto deve sembrare a piangersi addosso, se lo contestualizziamo in un ambiente azzurro, blu, questo può aiutarci a dare una maggiore introspezione di questo personaggio. Un'altra tonalità che invece fa un pochino contesto a sé è il verde, perché il verde è collegato alla natura. La natura è verde, quindi il colore verde viene un pochino, diciamo, distorto anche da questa cosa qua e non ha degli effetti psicologici così preponderanti come gli altri colori freddi, ecco. Una tonalità un pochino a sé è il bianco, nella cultura occidentale simbolo di freschezza, purezza e limpidezza.
questo perché è così la nostra cultura. Se noi pensiamo, le spose si sposano di bianco, quindi è una cosa che non è solo in fotografia, in video e quelle cose lì, ma è proprio un fattore culturale, quello del colore bianco. Diciamo che questo poi è soggetto, come il nero, anche a delle contaminazioni culturali molto forti. Ogni cosa, diciamo, che ha sé. Dobbiamo quindi ricordarci, amici, che è super importante che il colore sia utilizzato da noi fotografi in un certo modo, perché noi fotografi, così come anche i videomaker, quando decidiamo di raccontare una storia, abbiamo a nostra disposizione degli elementi che sono composizione, luci, ombre e colori, che sono super importanti. Ci permettono di raccontare lo stesso soggetto in 20.000 modi diversi. E noi, facendo così, possiamo anche giocare a fare Dio con tutto quello che possiamo raccontare, che possiamo esprimere. Certo è che dobbiamo far coesistere in armonia questi elementi. Altra cosa super importante che dobbiamo ricordarci è che non solo noi raccontiamo qualcosa, possiamo essere super precisi in quello che raccontiamo, ma allo stesso tempo dobbiamo anche ricordarci che c'è un'altra persona che guarda le cose dall'altra parte, quindi che vede le nostre fotografie, che interpreta le nostre fotografie, e noi dobbiamo dargli delle linee guida per interpretarle nel modo giusto, ma poi dopo queste linee guida sta sempre a lui interpretare in qualche modo. Una cosa che qua invece il colore ci aiuta tantissimo è che se noi decidiamo di creare degli accostamenti e degli abbinamenti tra toni caldi e toni freddi, dobbiamo ricordarci che il tono caldo tende a isolare i toni freddi. Questo che cosa vuol dire? Tende a esaltare di più all'interno dell'immagine un tono caldo rispetto a un tono freddo, e questo nel caso in cui noi decidiamo, non lo so, di fare un soggetto illuminato da una luce calda, quindi tendente sull'arancione, un ambiente invece che tende a un colore bluastro con un tono freddo, dobbiamo ricordarci che questa cosa qua crea molto stacco tra il soggetto e l'ambiente, perché il soggetto viene immortalato all'interno di questa luce, di questa tonalità soprattutto, che è quello che dà il senso di profondità. Ultima parentesi, sul colore in generale ci sono colori brillanti e colori più spenti. All'interno di un'immagine, per creare un'immagine visivamente equilibrata, il colore brillante risulterà sempre di più rispetto al colore scuro, quindi in un'immagine in cui c'è un 50% di tono brillante e un 50% di tono scuro a livello matematico, la percezione personale che avremo noi sarà di un 70-30 per il colore brillante, perché risalta sempre di più. Quindi cercate di giocare con la brillantezza dei vostri colori in maniera ponderata, quindi state attenti a come giocate con il tutto. La gestione del colore, come vi dicevo, è super importante, è super essenziale giocare con questa cosa, e la luce nell'aspetto cromatico gioca un ruolo fondamentale. Infatti, se voi decidete di lavorare sia che siate a luce controllata sia che siate a luce naturale, la luce cambia completamente il modo in cui il colore va a caratterizzare la vostra foto o la vostra scena in caso di videomaking. La luce naturale è super importante, è la prima che dovete imparare a gestire, perché molto probabilmente comincerete con quella, e allo stesso tempo è super importante che voi sappiate che cambia di colore, intensità e angolazione durante il giorno, perché è data dal sole, il sole cambia il suo colore e la sua intensità durante il giorno, e il modo in cui andrete a ritirare la vostra scena cambia rispetto a quello. Questo vi ricordo vi può aiutare, perché se volete girare una scena nel campo al tramonto in cui c'è un certo tipo di luce morbida e calda, fatelo al tramonto, non fatelo a mezzogiorno, perché a mezzogiorno non potete cambiare le cose in post, la luce è quella e punto, stop. Importante aspetto post produzione: non esagerate nella post produzione di questi colori. Voi non potete fare la color o editare le fotografie come se fosse la color di Joker, come se fosse la color di Oppenheimer, perché è fatto in maniera analogica. Lo sfruttamento dei colori, lo sfruttamento delle luci e come tutto viene impostato per poi fare quella cosa lì. Io detesto completamente quelli su TikTok, sugli shorts di Instagram, i reel di Instagram, che ti mettono, ecco come fare la color di, che cazzo ne so, Oppenheimer o la color di Batman, e ti mette fuori i parametri di Lightroom. Poi tu fai una foto a mezzogiorno, mettici quei parametri lì e non funziona, perché non è la color, non è il modo in cui decidi di
editare una cosa, ma è il modo in cui tu decidi di creare quella scena e poi dopo editi di conseguenza. Cioè non è che il tizio che si è inventato la color di Oppenheimer ha detto ah minchia facciamo la color così, no, l'ha girato la scena e lui si è adattato alla scena, alla color che poteva fare, quindi non create delle porcate. Mentre invece se giocate in studio giocate con luci continue, colori, flash, quello che volete, l'importante è che andiate a mixare bene queste cose. Un'altra cosa importantissima amici, sia che voi lavoriate in un ambiente a luce controllata o in un ambiente a luce naturale, sono gli accostamenti dei colori. Infatti voi potete giocare accostando dei colori, creando delle fotografie monocromatiche, quindi adesso vediamo un paio di cose super importanti. La prima cosa è la fotografia monocolore, quindi tutto secondo un colore ben preciso. Io decido che la luce principale è rossa, un rosso soffuso, mentre invece tutto l'ambiente è di un rosso più acceso, il mio soggetto è nel mezzo e quindi creo un'ambientazione di questo tipo. Anche banalmente la fotografia in bianco e nero è una fotografia monocolore, per farvi capire, perché ci sono diverse tonalità di bianco, grigio e nero, mentre invece in una fotografia monocolore sul giallo ci sono diverse tonalità di arancione che poi tende al nero. Giocare con queste tonalità facendo queste fotografie dette monocolore vi permette di raccontare un soggetto in una maniera puramente cinematica, fotografica, perché è una cosa che in natura non ci sarà mai, è una cosa che è molto difficile vedere un soggetto incastonato in un modo vero e proprio all'interno di un colore e questo vi permette di raccontarlo in maniera totalmente diversa. Altro gioco che potete fare sono con i colori complementari, quindi giocare con delle tonalità, con delle cose nelle scene, accostando per esempio il più classico di tutti è l'arancio e il blu. Come si conosce un colore complementare? Molto semplice, cerchio dei colori. I colori che stanno all'opposto sono colori complementari. Non abusiamone, è giusto giocare con i colori complementari, ma non devono esserci due colori e basta all'interno di una fotografia, perché sennò, soprattutto se questa cosa qua l'andate a creare in post produzione. Se è una scena così, allora è una cosa, ma se è una scena che viene creata in post produzione apposta è veramente stucchevole, brutto. L'internet e il mondo della fotografia in generale sono pieni di queste porcate. Io non le sopporto più queste cose qua in Teal and Orange, basta, giocate con le tonalità di colori, fate delle sfumature, fate delle cose, a meno che la scena in sé non sia così, e allora è una figata. Altro concetto simile ai colori complementari sono i colori analoghi, quindi sempre nello stesso cerchio, anziché essere uno opposto all'altro, sono uno accanto all'altro, ci sono degli accostamenti particolari che possono stare bene, questo è un consiglio così, imparate a giocarci, imparate a quindi mischiare magari il blu con il suo complementare e il suo analogo, che quindi si creano delle cose un pochino così, no? Un po', Poi magari giocate con il blu, l'arancio, l'analogo del blu e l'analogo dell'arancio, che quindi sono tra di loro complementari, poi sono analoghi agli altri due colori e potete creare delle scene particolari. Come si creano queste scene? Si creano con gelatine, luci colorate, utilizzo di riflessi di un certo modo, insomma ci sono mille modi. Per la terza volta ci rifacciamo a questo magico cerchio dei colori. Come sapete c'è la possibilità di un cerchio di includere un triangolo equilatero al suo interno, porta a creare le triadi cromatiche. Quindi come funzionano? Prendiamo un triangolo equilatero e i colori equidistanti all'interno del cerchio vanno a creare appunto questa triade cromatica. Se non ci avete sbatta di stare lì a controllare, a vedere, a calcarvela voi, potete comunque cercarvi su internet i vari schemi, le varie triadi e quelle cose lì, ecco. Cioè, poi non è che ci voglia una scienza per fare questa cosa, cioè non è che dovete essere laureati in geometria, fisica, cioè non è che ci vuole una roba incredibile, ecco. Ultima combinazione di colori super interessante, che però è molto avanzata, e se volete un video dedicato vi posso creare un video dedicato, così che voi non dobbiate andare a fare delle ricerche, però è una cosa molto avanzata, e riguarda il sistema numerico dei colori di Goethe. Goethe crea un suo cerchio cromatico, crea una visione personale del colore e al suo cerchio cromatico associa a ogni
tonalità o un colore e la combinazione di questi numeri va a creare delle combinazioni cromatiche. Ripeto, è una cosa molto avanzata. Se siete interessati a questo argomento scrivetemelo, che nel giro di un mese vi faccio uscire un video a riguardo in cui ve lo spiego bene proprio. Bene amici, il video termina qua, spero che mi abbiate seguito volentieri, spero che abbiate capito delle cose, spero che abbiate imparato. Se oggi non avete capito qualcosa vi invito a scrivermi un commento in cui potete chiedermi qualsiasi cosa, quindi seguitemi, mettete like, seguite questo canale perché ci sono tantissime novità in arrivo, tantissime cose che possiamo creare insieme, quindi grazie per il vostro supporto. Ciao a tutti!